Buongiorno a tutti ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video dove non analizzeremo ma rivivremo tutto ciò che è stato per quanto riguarda il nostro Napoli dall'inizio del campionato fino alla sosta del mondiale. Prima di andare ovviamente nei dettagli e parlare di un po' delle partite che ci sono state e tutte le cose che si sono dette finora, vi invito come sempre ad iscrivervi al canale e attivare la campanella delle notifiche, così restate aggiornati sui contenuti. Il canale cresce e io colgo l'occasione per ringraziare tutti voi per l'amore che state esprimendo sul mio canale. Comunque, andiamo direttamente ad analizzare la stagione del Napoli che è stata finora, tra campionato e Champions League. Allora, io devo dire dalla mia, faccio mea culpa per ciò che è stato, ovviamente dopo è facile parlare, ma io prima che iniziavi il campionato credo che un sacco di voi erano della stessa mia idea. Lo scetticismo era a livelli altissimi dopo Mertens che se n'è andato, Koulibaly non rinnovato, Fabian al Paris Saint-Germain, un Napoli completamente nuovo e secondo me nell'era De Laurentiis è stata la rivoluzione più grande, forse pari a quella di quando arrivò Benitez, che poi arrivarono Albiol, Callejon, Koulibaly e tutto il resto appresso. Però allora venivi già da un Napoli che comunque non era una squadra che macinava gioco comunque alla grande, c'erano elementi che comunque potevano essere sostituiti in meglio e fu fatto. Quest'anno è stato diverso perché era un Napoli che già giocava, un Napoli che comunque se l'è giocata con chiunque e sono andati via tutti i pezzi grossi, quindi c'era questo scetticismo. Faccio mea culpa perché secondo me un Napoli più forte di questo di quest'anno a livello di mercato e a livello di gioco sarà difficile vederlo in futuro. Comunque, parliamo del presente. Allora, comincia il campionato ad agosto. La prima è la Verona-Napoli. Il Napoli dà 5 palloni al Verona, finisce 5-2 con 5 marcatori diversi. Quara, Osimhen, Zielinski, Lobotka e Politano. La seconda col Monza a Napoli, 4 palloni pure al Monza. E si comincia a dire, vabbè sì, sono Verona e Monza, dobbiamo stare calmi. Sono due squadre di bassa classifica. Ci sta che il Napoli faccia risultato, è superiore la rosa e quant'altro. Ci sta. Andiamo a Firenze e per meriti della Fiorentina la partita finisce 0-0, il Napoli non riesce a sbloccarla, ma il Napoli non riesce a costruire occasioni da rete in quella partita, perché la Fiorentina tra agonismo, fisicità e dominio territoriale ci ha messo completamente in difficoltà. Finisce 0-0, così come finisce 1-1 l'unica partita sbagliata da Spalletti per un turnover troppo ampio che ha ammesso anche lui in interviste, anche ultimamente quando viene pizzicato. Sì, comunque i 2 punti persi a Lecce, abbiamo fatto un turnover troppo ampio che forse era prematuro, era troppo presto e quant'altro. Comunque finisce 1-1 e cominciano le prime sirene. Sì, ma allora il Napoli è più scarso di quello dell'anno scorso, avete visto, perché voi avete fatto 9 gol perché poi erano Verona e Monza e quant'altro. Arriva la partita della svolta, dove il Napoli deve dare un segnale importante che faccia sì che tutti quanti non possano dire che poi è il Verona e il Monza e allora avete affrontato squadrette. La Lazio a Roma. Partita combattuta, ma un Napoli ai punti completamente superiore. Finisce 2-1 per il Napoli e il Napoli prende 3 punti all'Olimpico contro la squadra di Sarri, che secondo me erano inaspettati, anche dal mio punto di vista. Partita difficilissima. Comunque la risolvono Kim e Kvaratskhelia e torniamo a Napoli con i 3 punti dall'Olimpico. Partita della svolta, comincia la Champions. Comincia la Champions, il Napoli affronta il Liverpool. Partita ancora più difficile della Lazio a Roma, perché affronti una tra le 4 formazioni più forti d'Europa e te la devi giocare. Un Napoli sfrontato, un Napoli maturo, un Napoli che sembra che giocano assieme da 10 anni, affronta il Liverpool e gli dà 4 palloni, addirittura finisce 3-0 il primo tempo, 3-1 mi sembra. È un partitone e secondo me tra Lazio e Liverpool il Napoli ha svoltato completamente, ha messo la freccia, proprio psicologicamente
è una partita che secondo me ti ha dato tantissimo a livello di fiducia. Tanto è vero, viene lo Spezia, soffri per 90 minuti, ma Raspadori ti porta i 3 punti a casa, Napoli-Spezia finisce 1-0 ed hai la seconda in Champions con i Rangers, dove continua questa sorta di non riuscire a sbloccare la partita, così come lo Spezia, così pure i Rangers fuori casa, fino al 60° mi sembra, prima del gol di Politano. 68 70° mi sembra che segniamo, comunque finisce 3-0 ma dal 70° in avanti, perché comunque i Rangers a livello fisico, a livello di intensità avevano fatto comunque una buona partita. 3 palloni pure ai Rangers e arriva la partita di Milano. Milan-Napoli, sfida scudetto, come la volete chiamare, come l'abbiamo chiamata, era sicuramente una sfida tra due squadre di vertice. Partita ovviamente super equilibrata, la sblocca il Napoli, pareggia Giroud e poi arriva il solito Simeone che butta il gol partita dentro e esplode tutta Napoli e tutti i napoletani che erano a San Siro. Comunque il Napoli torna da San Siro con i 3 punti e uno scontro diretto vinto al di fuori di quello con la Lazio. Napoli-Torino, sempre in campionato, 3-1 per il Napoli, doppietta di Anguissà dopo un quarto d'ora, mi sembra, partita in discesa, il Torino posa i 3 punti, anche se il primo quarto d'ora il Torino se la voleva giocare, poi il Napoli ha creato molteplici occasioni, un 3-1 che poteva finire anche 6-1, porta altri 3 punti a casa. Arriva la terza partita di Champions, partita per me vissuta secondo me molto diversamente dalle altre due, perché vivo ad Amsterdam e l'ho sentita molto di più come partita, perché la settimana prima della partita comunque l'Ajax e tutti i tifosi dell'Ajax, ascoltando persone per strada, amici olandesi, erano convinti che facevano risultato contro il Napoli e che il Napoli veniva qua e posava i 3 punti automaticamente. Comunque comincia la partita, andiamo sotto 1-0 e io mi dico ok, allora questa è veramente la partita che dobbiamo posare i 3 punti e bla bla bla, e invece il Napoli rifila 6 palloni all'Ajax. 6 palloni, mo vuoi che l'Ajax va nel pallone, vuoi che il Napoli li devasta, ricominciano in Italia, sì ma avete battuto l'Ajax, 6 palloni all'Ajax, 3 palloni al Rangers, avete fatto goleate con Cremonese, Verona e Lecce, dobbiamo ancora vedere, quando il Napoli comunque aveva preso 3 punti a Milano, 3 punti con la Lazio e aveva battuto il Liverpool tra le prime 4 in Europa, 4-1, ancora non si era convinti, ma il Napoli queste cose se le ha fatte scivolare addosso, perché Spalletti ha amalgamato un gruppo secondo me che dove non pesano determinati fattori, tanto è vero che il Napoli i fattori campo quest'anno non li ha accusati proprio, lo si vede a Milano, lo si vede a Roma, lo si vedrà, poi ci arriviamo alla partita di Anfield. Comunque l'Ajax prende 6 palloni, arriva la Cremonese a Napoli, partita difficilissima perché la Cremonese ha giocato una signora partita, tanto è vero che la Cremonese e il Lecce per me tra le squadre che stanno in bassa classifica sono le due squadre che giocano meglio. Il Lecce ha fatto i punti, qualche punto in più l'ha fatto, la Cremonese secondo me i punti che ha non rispecchiano il gioco espresso, però la Cremonese comunque prende 4 palloni, però dobbiamo dire che il 4-1 è dilagato dopo il 90°, 2 gol dopo il 90°, quindi partita comunque non tanto semplice. Si pagano gli sforzi di Champions e si paga comunque un po' di lucidità, la paghi dopo tanti impegni ravvicinati, non c'è niente da fare. Si ritorna con l'Ajax, l'Ajax agguerrito torna a Napoli, Napoli-Ajax, volevano riscattare il 6-1, ripeto, ho vissuto anche quella settimana qui dove tutti i tifosi, sì, ma andiamo a Napoli, ci riscattiamo, boh, 4 palloni anche all'Ajax, partita dominata dal Napoli, poteva finire 7-8-1 quella partita e il Napoli non avrebbe rubato niente. Comunque si ritorna in Serie A, partita non tanto semplice, Napoli-Bologna, decisa da Osimhen e finita 3-2 e il Napoli che stenta a fermarsi. Da Napoli-Bologna si comincia, sì,
ma non le puoi vincere tutte. Poi vediamo, le sconfitte arriveranno, ci saranno dei cali fisici e quant'altro. Tutti quanti a tirare i piedi, ovviamente. E invece Roma-Napoli. Vabbè, il Napoli va a Roma. Già in Italia già si era scritto che il Napoli avrebbe pareggiato, avrebbe perso a Roma. A Roma la partita più brutta della stagione finora. Brutta nel senso che partita difficile da affrontare, partita maschia, partita piena di falli. La Roma aveva impostato la partita sul pareggio, cercando di affondare la zampata per portare a casa 3 punti su un 1-0 streaming sito, cosa che è riuscita al Napoli, ma non perché il Napoli l'abbia affrontato in quel modo, perché la Roma, la Roma voleva buttarla sui falli e sull'agonismo. Il Napoli ha giocato di contropiede e il grandissimo Osimhen decide la partita con un grandissimo gol, un tiro al volo defilato dalla testa, lo ricorderemo tutti quanti. 3 punti, altro scontro diretto in tasca. Roma, Milan e Lazio, tutte e tre fuori casa. Tornano i Rangers a Napoli, 3 palloni, partita dominata dal Napoli con doppietta di Simeone e Ostigard al primo gol in Champions. Viene il Sassuolo, 4-0 con il Sassuolo. Osimhen, tripletta e Kvaratskhelia mi sembra che ha segnato il quarto gol. L'ultimo gol lo segnò Osimhen, sì. 3 gol di Osimhen e uno di Kvaratskhelia. E si comincia a dire sì, ma puoi vincere sempre 4-0. Il Napoli dà 4 palloni a tutti quanti. Spalletti sta facendo un gran lavoro. Si comincia perché tutti i tirapiedi cominciano un po' a pensarla, a dire forse questo Napoli è veramente forte. Però ancora non sono convinti. Siamo arrivati quasi a 3 quarti di stagione finora, cioè nell'elenco. Napoli sta solo 4-0. C'è il Liverpool ad Anfield. Partita. Sicuramente il Napoli aveva fatto 5 vittorie. Sì, 5 vittorie. 5 vittorie, sì. Matematicamente passato il turno. Ci si giocava solamente il primo e il secondo posto con il Liverpool, ma il Napoli avrebbe dovuto prendere 4 palloni per finire secondo. Tanto è vero che noi andiamo ad Anfield e facciamo la più bella partita della stagione, secondo me, perdendola 2-0 all'85esimo, mi sembra, segna il Liverpool su 2 disattenzioni, prendiamo 2 gol. Risultato bugiardo, sicuramente per ciò che abbiamo espresso in campo. Ricordiamo il gol di Ostigard annullato per fuorigioco, che ci stava, non sto qui a fare la polemica, no? Ci hanno annullato il gol di fuorigioco, era fuorigioco, punto. Rivisto per un quarto d'ora al VAR, va bene annullare quel gol, ma rimane la prestazione del Napoli che esce da Liverpool incazzato per non aver preso almeno un pareggio per la prestazione data. Infatti Spalletti lo dice in conferenza, tutti arrabbiati perché meritavamo il pareggio. Poi ovviamente ci sta, il Liverpool ha giocato quella partita per fare 4 gol, ci ha messo in difficoltà, noi abbiamo tenuto, li abbiamo aspettati, abbiamo cercato il contropiede, siamo stati pericolosi. 2-0, sconfitta indolore ed è l'unica sconfitta della stagione finora, presa in Champions League, è una sconfitta che non serviva a livello di punteggio. Allora cominciano in me, personalmente comincia la cosa. Speriamo di non aver preso una batosta psicologica, speriamo che riusciamo a fare risultato e continuiamo sulla striscia positiva. E infatti si presenta la partita giusta per smentire tutti quanti. Atalanta-Napoli. Il Napoli deve andare a Bergamo, il Napoli a Bergamo, la stessa cosa di Roma. Il Napoli andrà a Bergamo, vedrete, partita difficilissima. L'Atalanta va avanti con un calcio di rigore che ci stava, fallo di mano di Osimhen, e poi il Napoli la ribalta stesso nel primo tempo. Al 45esimo eravamo sopra 2-1, poi gestione e abbiamo preso 3 punti anche a Bergamo nell'ennesimo scontro diretto dopo Roma, Lazio e Milan. Ed è lì che qualcuno ha cominciato ad aver paura, perché il Napoli ha fatto risultato contro l'Atalanta. Però ci sono le prossime 2 partite dove sta attento l'Empoli, l'Udinese. Anche io
per la legge dei grandi numeri e la matematica e le probabilità di vincerle tutte, che sono pochissime, mi chiedevo, possiamo mai fare risultato con l'Atalanta a Bergamo e poi perdere e perdere Empoli e Udinese in casa? Sarebbe stato veramente, come si dice, una cosa per rovinare una sorta di festa, che il Napoli comunque, non una festa, ma rovinare la psicologia di un gruppo che è consapevole di essere forte e di poter vincere con chiunque affronti. E infatti arriva l'Empoli a Napoli. Partita non semplice perché l'Empoli comunque ha sempre giocato un calcio decente e quest'anno ha fermato, mi sembra, Lazio, Udinese e qualcun altro. Adesso non ricordo tutti gli scontri diretti, però comunque un Empoli che non ci ha lasciato gioco facile. La partita viene sbloccata da Lozano su calcio di rigore che ci sta, perché sono nate le polemiche, sì, Osimhen si butta, viene toccato e basta, fallo, calcio di rigore, nessuno saprà mai perché si presenta Lozano sul dischetto, rigore da brividi, perché il portiere intuisce. Comunque 1-0 e la chiude Zielinski 2-0 e si va a prendere altri 3 punti che secondo me molti di noi speravano di fare, ma erano scettici, almeno io. L'ultima, la più difficile secondo me, perché è l'ultima, perché sei stanco, perché il Napoli dopo la partita di Anfield comincia ad accusare la stanchezza di tutte queste grandissime prestazioni e energie spese, e affronti l'Udinese che in Serie A comunque ha fermato tante grandi squadre, gioca un gran calcio ed ha tantissimi talenti in rosa. Comunque comincia la partita e si vede già che è una partita aperta con occasioni da una parte e dall'altra, però il Napoli insacca 3 palloni, 2 palloni il primo tempo e il terzo nel secondo tempo con un grandissimo gol di Elmas, e subisce forse un blackout sul 3-0 credendo di avere la partita in tasca, e prendiamo 2 gol con brividi, rischiando di rovinare una partita che avevi in tasca. Ed è questa la cosa, capite, che mi fa piacere che sia successa nell'ultima partita, perché il Napoli così può tranquillamente studiare su questa situazione, dove c'è stato il calo di tensione. Fatto sta che queste sono le partite che ci sono state finora, e il Napoli in tutte queste partite ha avuto un blackout per 10 minuti, 4 minuti con il Liverpool ad Anfield e 5 minuti con l'Udinese, prendendo 4 reti. Sono le uniche cose che possiamo rimproverare a questo Napoli. Per me non sono nemmeno rimproveri, anzi, per me è un grazie a tutti per ciò che ci avete dato, perché io non ricordo mai di essere stato così contento di vedere il Napoli giocare in questo modo. Tra occasioni da rete, tra passaggi, cioè tra gioco a un tocco, passaggi tutti quanti precisi. Quando devi disimpegnarti dalla difesa non sbagli mai niente, con un super Lobotka che ha fatto un inizio di stagione finora da premio Nobel. E poi dobbiamo dire che in tutte queste prestazioni e tutti i punti fatti il Napoli ha perso un mese Osimhen, per un mese non ha avuto Anguissà, Rachmani infortunato, che era andato via Koulibaly, era il primo difensore del Napoli, il primo centrale sulla carta, e Kvaratskhelia le ultime 3. Quest'ultima esclusione per lombalgie di Kvaratskhelia è da infortunio. Io mi sono detto, adesso dobbiamo proprio vedere come sostituirlo. E Elmas è salito in cattedra, ha fatto 2 partite su 3, una meglio dell'altra. E non ci ha fatto rimpiangere il nostro Kvaratskhelia, che deve tornare presto perché ne abbiamo bisogno. E dopo questa partita arriviamo
a 21 partite con una sola sconfitta. Siamo a più 8 sulla seconda e agli ottavi di Champions. Cosa che io personalmente, se andiamo a ritrovare un video che ho sul mio canale di giugno, quando il mercato era tutto in ballo e il Napoli stava vendendo tutti i pezzi, io non ci avrei scommesso nemmeno un centesimo. E invece un'intervista di Mario Rui prima dell'inizio del campionato diceva: è meglio che ci danno per sfavoriti, perché ci viene ancora più fame di far risultato. Infatti questi sono i risultati. Tantissimi gol in tutte le partite e un Napoli che ci ha fatto stropicciare gli occhi e ha fatto stropicciare gli occhi a tutta Europa, non solo in Italia. Questo era il mio video per il grazie al nostro Napoli per tutto ciò che è stata la stagione finora. Ragazzi, spero che anche voi vi siate divertiti a rivivere un po' tutta la timeline del Napoli e che cosa è stato fatto finora. Vi invito come sempre ad iscrivervi al canale e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!